Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Di cosa parliamo oggi? Unboxing! È arrivato il pacchetto della Bibicraft. Sigla e vi mostro tutto. Come vi avevo già detto, aspettavo il pacchetto della Bibicraft, ma in realtà questa settimana, in questi giorni, sono arrivati anche i altri pacchetti delle pietre che ho acquistato, che poi vi mostrerò, ed è arrivato anche qualche altro cabochon di Erika Casagni. Ha fatto un'app a cui sono arrivata molto in ritardo, però sono riuscita a accaparrarmi qualche cosa che vi mostrerò naturalmente nei prossimi video, quindi restate qui sul canale e mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanella così da non perdervi tutte le notifiche dei prossimi video. Allora, passiamo alla Bibicraft. Cosa ho preso dalla Bibicraft? Scusate, oggi sono particolarmente stanca, c'è un po' così, sono stanchina, sono state giornate un po' intense, però ci tenevo a fare questo video perché ho preso dei bei materiali, non tanti in verità perché ci doveva stare un altro prodotto, ma ho sbagliato io a preparare il callero per la collaborazione, perché questo video è un video in collaborazione con la Bibicraft, che ha materiali per la creatività, ma non solo per la tessitura di perline, ma veramente ha di tutto. Quindi ragazze andate a sbirciare perché veramente ne vale la pena. E poi rapporto qualità-prezzo, vedrete i materiali che ho comprato, ci sono dei perni in acciaio bellissimi e veramente prezzi top, quindi questo va detto. So che qualcuno ha avuto delle difficoltà, qualcuna di voi mi scrive in privato che a volte quando preparano i carrelli escono delle cifre esorbitanti. Secondo me è una questione di cambio o del programma della Bibicraft, quindi del sito. Però il mio consiglio è: voi preparate il carrello, inviate quello che desiderate, inviate l'ordine, tanto se non inserite la carta per il pagamento l'ordine non verrà mai spedito, però non vi bloccate perché qualcuno si è bloccato nel timore di che succede, perché non va avanti, perché mi esce questa cifra assurda, perché purtroppo lì c'è tutto un calcolo particolare sulle tasse, sulla dogana e quant'altro. La dogana non dipende da loro, le tasse, i vari codici sono tutti un po' arzigogolati, ma tutte partire, provare a fare il primo ordine e poi vedrete che vi sarà tutto quanto più facile. Il pacchetto è arrivato in pochissimo tempo, neanche 10 giorni, c'è la spedizione, mi pare che si chiama SL Eur e sopra i $25 è gratuita. Quindi per voi che mi state seguendo poi c'è un codice sconto che è Gabriella10, lo dico a ripetizione, che vi farà usufruire di un codice, di uno sconto, scusatemi, del 10%. Quindi che dire, io sono super contenta e al di là della collaborazione, quando acquisto i perni o altri materiali in acciaio, non c'è, secondo me, paragone che tenga. Io trovo che siano dei prezzi eccezionali. Non fate carrelli pesantissimi 300-400 euro, ma restate nei limiti tipo di $40, pacchetti di insomma 400 grammi così, e non rischierete, secondo me, per la mia esperienza, di incorrere nella dogana. Penso che vi ho detto tutto. Poi ragazzi, la dogana, io ho acquistato adesso delle pietre dallo Utah e dall'India e ho pagato la dogana, quindi quindi non dipende da nessuno, ma semplicemente sono tasse internazionali e ci toccano, quando capita ci toccano, e l'ho pagate per tutte le volte che mi è arrivato il pacchetto. Va bene, taglierò forse questa parte del video, non lo so, giro la camera, vi mostro i materiali e stop. Ok, vi mostro cosa ho preso. 4 minuti. Allora, i prodotti sono 6, in realtà ci sono delle piccole box e sono arrivati in tempi brevissimi. Naturalmente io ho preso tutti i miei appuntini, ma adesso passiamo subito all'elenco dei materiali. Allora, la cosa primaria che vi voglio mostrare sono i materiali in acciaio, perdonatemi, e sono questi. Allora, primissimo prodotto, questi sono dei perni in acciaio, ve ne mostro qualcuno, sono 10 coppie, guardate la bellezza di questi perni, guardate la luce, hanno questo effetto diamantato,
Spero che insomma si veda, ma penso proprio di sì. Sono bellissimi e sono 20 coppie, vedete hanno il forellino in basso per poter agganciare gli orecchini che desiderate, soutache, bead embroidery, tessitura di perline, e arrivano proprio in questi kit, ok? E quando leggete la scritta Stas vuol dire che è acciaio. Come vedete io qui ci ho scritto 38 centesimi 10 coppie, che vuol dire che facendo un calcolo di quanto costa questo set, praticamente ogni coppia vi viene a costare intorno ai 40 centesimi. Secondo me in Italia, a meno che non comprate all'ingrosso tonnellate e tonnellate di perni, ma se siete creative come me, insomma, io li pago anche 2,50 euro a coppia dei perni in acciaio fatti in questo modo. Poi scrivetemi nei commenti se voi conoscete eventualmente qualcuno che li venda ad un prezzo inferiore, ma io giro, mi informo e sinceramente a questo prezzo è impossibile, veramente impossibile. Altro kit di perni è questo, era un po' a corto di perni. Ah, a proposito, questo set c'è disponibile in tutti i colori e infatti io ero convinta di aver messo anche quello color rodio, ma avrò sbagliato a preparare il carrello perché io i carrelli per la collaborazione li faccio di notte. Perché lì ho un po' più di tempo, di relax, tra virgolette, prima di andare a letto. Quindi ho inviato senza considerare. Quindi ci sono in 4 colori, c'è questo, c'è l'oro rosa, c'è l'argento e poi c'è il color rodio. Argento come colore, quello acciaio più chiaro, e poi invece c'è un'altra tipologia più scuro. Sono bellissimi, io li prenderò sicuramente. Altro kit è questo, e questo invece è il marchio all'interno del sito della BB Craft. Trovate i marchi come in questo caso Benecraft, qui per esempio Panda Hall, e quindi sono veramente ottimi. Potete anche andare a fare la ricerca proprio per marchio all'interno del sito. Questo è un set, scusate, questo è il codice del prodotto e praticamente ci sono 30 pezzi e sono 5 stili diversi, quindi sono materialmente sono 15 coppie di perni, 15 coppie di perni tutti diversi. Allora, il primo ve li mostro così velocemente, è come l'altro, vedete, soltanto che non è martellato. Io questi li adoro tantissimi, tantissimo ragazze, sono veramente bellissimi e fatti bene e tutti quanti hanno le farfalline in acciaio, anche questi, quindi non dovete prenderli da parte. Poi ci sono i quadratini rovesciati, bellissimi. Ci sono i quadratini rovesciati bellissimi e guardate, ve li mostro, sono veramente fatti bene, tutti quanti con le loro farfalline. Top, io questi li prendo sempre, sia per le collaborazioni che insomma di mio, tra virgolette, da privato per i miei lavori, e non ho mai avuto nessun problema. Quindi come vedete di ogni tipologia ci sono 3 coppie. Questo è un altro. Poi c'è quello che amo di più in assoluto, che mi piace tantissimo, l'avete visto sicuramente in qualche orecchino, che è questa forma. Ora vedete voi la camera su in alto montata, e questi sono bellissimi, che hanno questa virgola un po' bombata e poi sono lucidissimi, li adoro, 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 adoro. E poi sono quella grandezza di perni che non sono invasivi e che quindi non tolgono l'attenzione se fate dei pezzi importanti. Se fate dei pezzi più semplici invece li vanno ad arricchire. E questo è l'altra forma, che praticamente è una corona circolare. Quindi con i perni, ragazzi, almeno un paio di mesi, forse sto, almeno quelli in oro, sto tranquilla. Ok, e questi come vi dicevo sono della Benecraft. La persona al piano di sopra sta facendo forse un trasloco, non lo so. Ok, passiamo al terzo prodotto.
sempre in questo caso Panda All Elite. Arrivano ragazzi tutti chiusi, sigillati, pacco imballatissimo. Io ovviamente ho spacchettato prima per non farvi perdere i secoli con me e poi ho messo l'etichetta in basso. Questo è il codice prodotto, come vedete è una box, sono chiodi in acciaio, sono 200 pezzi, 100 in oro, eccoli qui, e 100 color proprio acciaio, e sono a mio avviso ottimo rapporto qualità-prezzo anche per questi chiodi, decisamente. Tutto questo pacco 5 euro. Io quando vado a comprare i perni, nulla contro i negozi della mia zona, ringrazio sempre, lavorano tutti onestamente, giustamente si fanno carico delle loro spese, però quando trovo dei paccozzi così a 5 euro direi che sono il top. Lo spessore del chiodino è di 7 mm, 0,7 mm, 7 mm sarebbe stato enorme, e invece la testa è di 2. Quindi vabbè, penso che si vedano, non è necessario che insomma apra il pacchetto di chiodini. La lunghezza è 4 cm, quindi la lunghezza è 4 cm. Anche questi super top e stra utilissimi, perché io uso tantissimi chiodini. Ora passiamo alla parte, anche qui mi sa che ci doveva essere un altro filo di pietre, perché ho preso delle pietre, però vabbè, anche in questo caso avrò sbagliato. Un consiglio che vi do per l'acquisto delle pietre: io in questo caso, come vedete, ho preso i fili singoli perché volevo testarli e vedere queste colorazioni se mi piacevano. Mi piacciono decisamente, però quando li prendete singolarmente li pagate un po' di più. Ovviamente se prendete, per esempio, vendono i set da 5 fili, andate a risparmiare tantissimo, ve lo dico come consiglio. Ecco, allora passiamo dal primo. Scusate questa luce, ma è sera, sono le 7 e quindi insomma ho preso la luce per illuminare il tutto e me la sono sparaflesciata. Allora, codice prodotto è questo, e questo praticamente è una pietra effetto legno. Guardate che bella in tutte le sue screziature, è veramente deliziosa e mi piace tantissimo perché ho preso le pietre. Qui per esempio ho un altro filo di pietre prese in una collaborazione precedente, perché ho tantissime pietre e voglio fare dei ciondoli. Non so ancora se al soutache, al bead embroidery, ma voglio fare dei ciondoli. Dopo vi mostro anche qualche pietra, e quindi questa per esempio è una colorazione che avevo scelto proprio da abbinare e quindi da fare anche la collana rigida o semirigida rigida inserendo queste pietre. Questo è, vedete, è un corallo fossile. Ho fatto una collana anche prima dell'estate che ho messo nel negozio Etsy. A proposito, vi metto il link giù anche del negozio Etsy, anche se in realtà ci lavoro malissimo, me ne rendo conto, è una mia pecca, però niente, spero di lavorare meglio e di riuscire a inserire i prodotti nel negozio. Quindi questo naturalmente, questo filo qui è da 6 mm, lo vedete, è piccino, da 6 mm, meraviglioso, e sono circa 60 pezzi, mi pare. E il foro, perché ovviamente quando andate a prendere i fili troverete anche la dimensione del foro. Questo è da 0,8 mm, quindi è un po' più piccino di 1 mm, però insomma lo vedete, tranquillamente possiamo fare i nostri lavori. Ok, metto da parte questo e questo. Vi mostro queste altre pietre, sono la stessa pietra, solo in dimensioni diverse. Questi sono i codici prodotto e vedete 6 mm e quest'altro invece da 8 mm. Provo a avvicinare un pochino, io oggi la vista mi sta calando in un modo esorbitante, quindi da 6 e da 8 mm, e questo è un diaspro Picasso. Come sapete amo il diaspro, che ve lo dica a fare, e quindi l'ho preso. Hanno anche queste il foro da 1 mm, naturalmente quelle da 8 mm sono 50 pezzi più o meno, e quelle invece più piccole sono una sessantina. È ovvio naturalmente, perché i fili hanno più o meno tutti la stessa lunghezza. Guardate che bei colori,
Io spero veramente che si vedano, poi vabbè, la lucentezza, sono veramente bellissimi e stessa cosa, stesso discorso anche per questo, per questi, perché ho delle pietre che adesso vi mostro e vorrei creare, eccola qua, vorrei creare dei ciondoli. Non so ancora se li farò al sotacio con le perline, al bead embroidery, non ne ho la più pallida idea, ma le ho prese proprio per fare il cordino coordinato. Ho anche questa pietra che forse ci potrebbe andare. Comunque ho tante pietre, anzi, se vi interessa un video in cui vi mostro le mie stones, le mie bellissime i miei bellissimi cabochon in pietra, fatemelo sapere perché ne ho veramente di meravigliosi, meravigliosi. Guardate, questo naturalmente si potrebbe alternare poi anche con gli altri colori che richiamano la pietra. Quindi diciamo che con questi ultimi, con queste ultime meravigliose pietre io vi saluto. Ecco, potrei fare anche qualcosa del genere. Per esempio, questo è una labradorite, guardate i colori, fucsia, guardate le screziature, e quindi vorrei fare qualcosa del genere, però potrebbe anche essere diverso e poi mi viene l'ispirazione e faccio una cosa completamente opposta a quella proposta. Ecco, c'ho anche questo cabochon che è col verde e starebbe benissimo con tutte queste bellissime pietre. Comunque, niente ragazze, io vi saluto con questi meravigliosi materiali, con queste bellissime pietre. Vi ricordo quindi tutti i link utili per la BB Craft, per il mio canale, per il mio negozio Etsy, per i miei social, vi metto tutto quanto giù nell'info box. Vi abbraccio tutte e auguro come sempre a tutte buona creatività. Poi ci vediamo con calma per un video creazioni piccolo piccolo, pochi ma buoni, e poi spero di riuscire a mostrarvi gli altri materiali e le altre pietre che mi sono arrivate, perché queste naturalmente non riguardano le pietre che ho acquistato di recente, questi sono già da un po' qui con me. Ok, può andare. Ciao!